Ciao ragazzi, in questo tutorial prendiamo in esame tutte le interessanti opzioni che Excel ci mette a disposizione quando, dopo aver copiato una cella oppure un intervallo di celle, dobbiamo incollare il contenuto degli appunti mantenendo o modificando specifiche proprietà o formattazioni. Nello specifico, analizziamo tutti i comandi del menu di scelta rapida per il comando incolla e tutte le opzioni presenti nella wizard che compare quando clicchiamo sul comando incolla speciale. Iniziamo! Prima di iniziare con la spiegazione, vi voglio mostrare com'è strutturata la tabella che ho creato per questa lezione. Innanzitutto voglio precisare che non si tratta di una tabella, come si può notare dai tab qui in alto, ma di un semplice intervallo di dati. Inizialmente ho creato una tabella, come ho spiegato nei video numero 16 e 17 di questa playlist, e poi l'ho convertita in un semplice intervallo dati, perché mi occorrevano solamente i colori della formattazione. Vi voglio anticipare che i temi, i colori, i tipi di carattere e gli effetti saranno argomento di un prossimo tutorial e sono argomenti che vengono sempre richiesti durante gli esami MOS. La prima colonna è una colonna di tipo testo, con allineamento centrato sia in verticale che in orizzontale. La seconda colonna invece è una colonna di tipo numerico in cui ho utilizzato il separatore delle migliaia a 0 cifre decimali. Ho inserito poi una convalida dati con messaggio di input e messaggio di errore. Vi sono poi 4 colonne con formato contabilità ed una colonna con formato percentuale. Inoltre, nelle intestazioni ho inserito alcune note che spiegano le formule utilizzate nelle rispettive colonne. Come si può notare infatti qui dalla barra della formula, in queste 3 colonne sono state inserite delle formule. Selezioniamo ora tutta la nostra tabella e copiamola mediante il comando di scelta rapida CTRL-C. Sappiamo già che cliccando in una qualsiasi cella e premendo la combinazione di tasti CTRL-V possiamo incollare i dati copiati. Otteniamo così una copia dei dati identica all'originale, ma agendo in questo modo perdiamo la larghezza delle colonne. Inoltre, se incollassimo gli stessi dati in un altro foglio di lavoro a cui è stato applicato un tema diverso, ci accorgeremmo che oltre a perdere la larghezza delle colonne, verrebbero cambiati anche i colori delle celle ed il tipo di carattere, ma di questo parleremo in una prossima lezione. Come avrete di certo notato, qui in basso a destra è comparso un pulsante CTRL che ci permette di poter scegliere fra varie opzioni per incollare i nostri dati. Innanzitutto, la prima opzione, che è questa già selezionata, corrisponde al comando CTRL-V e dunque incolla tutto tranne la larghezza delle colonne ed il tema di origine. Come possiamo notare allargando leggermente le colonne, tutti i dati sono formattati come nella versione originale. Torniamo ora al file iniziale ed esaminiamo anche le altre opzioni. Eliminiamo ora queste colonne, CTRL- e copiamo nuovamente i nostri dati, CTRL-C. Clicchiamo ora in una qualsiasi cella con il tasto destro e notiamo che sono presenti 6 opzioni per incollare i dati velocemente. Io però non mi soffermo su queste 6, poiché cliccando sulla freccina qui accanto a incolla speciale compaiono ben 14 pulsanti, all'interno dei quali sono presenti i 6 visti in precedenza. Descriviamoli velocemente tutti quanti. Il primo l'abbiamo già descritto ed è il tasto Incolla tutto. Il secondo, come si può notare già dall'anteprima, incolla solamente i valori numerici e le formule, perdendo qualsiasi formattazione. Selezioniamolo. Come si può notare cliccando in una qualsiasi cella della colonna Importo, nella barra della formula è presente la formula, mentre cliccando in una qualsiasi cella contenente dei valori, notiamo che sono presenti solamente i valori non formattati. Anche le percentuali, come si può notare, sono le stesse, ma non sono formattate, quindi corrispondono agli stessi valori presenti qui a sinistra, divisi per 100. Per quanto riguarda i dati della seconda colonna, voglio mostrarvi che sono diversi poiché in questa colonna avevo inserito valori casuali. Passiamo ora alla terza opzione, formattazione formule e numeri.
Utilizzando questa opzione possiamo notare, allargando leggermente le celle, che oltre alle formule Excel ha mantenuto anche tutta la formattazione testuale, perdendo però i bordi e tutti i colori di sfondo. Cancelliamo ora nuovamente tutte le colonne e copiamo nuovamente i dati. Selezioniamo ora una cella qualsiasi ed incolliamo nuovamente i dati utilizzando questa volta il quarto pulsante. Questo pulsante è molto simile al primo, ma come dice lo screen tip mantiene anche la formattazione originale. Quindi se incolliamo nello stesso foglio di lavoro oppure in un foglio qualsiasi della stessa cartella di lavoro, i due comandi si equivalgono. Mentre se selezioniamo una nuova cartella di lavoro ed incolliamo utilizzando il quarto pulsante, il tema di origine, cioè l'insieme dei colori, dei tipi di carattere e degli effetti del tema originale, rimane invariato, quindi questo pulsante è leggermente più potente di questo, ma all'interno dello stesso file è indifferente utilizzare uno oppure l'altro. Torniamo ora al file iniziale ed eliminiamo nuovamente tutte le colonne. Copiamo ora nuovamente la nostra tabella ed incolliamo i dati utilizzando il quinto pulsante. Questo pulsante, come dice lo screen tip, incolla tutto tranne i bordi, perdendo oltre a questi la larghezza delle colonne ed il tema di origine. Veniamo ora al sesto pulsante, molto interessante poiché mantiene la larghezza delle colonne di origine. Quindi, secondo me, fra tutti i pulsanti visti, questo è il più potente poiché mantiene tutto tranne il tema di origine. Se infatti selezionassi l'altro file ed incollassi utilizzando il sesto pulsante, cambierebbero solamente il tema, i colori ed i tipi di carattere, ma tutta la formattazione resterebbe invariata, compresa la larghezza delle colonne. Torniamo ora al file iniziale e vediamo le possibilità che ci offre il settimo pulsante. Eliminiamo come al solito i dati incollati in precedenza e copiamo solamente per questo esempio le prime 4 colonne, incollandole successivamente utilizzando il settimo pulsante, Trasponi. Questo pulsante ci consente di invertire la disposizione dei dati presenti in tabella e dunque di invertire le righe con le colonne. Allarghiamo leggermente le colonne e notiamo che le intestazioni di colonna sono diventate intestazioni di riga. La prima colonna è diventata la prima riga e così via. Come si può notare, il contenuto delle celle è identico a quello delle celle originali. Inoltre sono restati invariati i messaggi di input ed anche le note presenti nelle celle. Vengono dunque persi solamente la larghezza delle colonne, l'altezza delle righe e i colori del tema. Se infatti copiassi nell'altro foglio, la tabella risulterebbe arancio. Analizziamo ora le opzioni che ci permettono di incollare i valori presenti nelle celle. L'opzione Incolla valori ci permette di copiare solamente i valori presenti nelle celle, cioè i dati visualizzati ed i risultati delle formule. Per quanto riguarda la formattazione dei dati incollati, vi sono tre opzioni. Infatti, copiando i dati presenti nella nostra tabella e cliccando con il tasto destro in una qualsiasi cella del foglio di lavoro, abbiamo a disposizione tre pulsanti per l'opzione Incolla valori. Il primo pulsante, Incolla valori, incolla solamente i dati presenti in tabella perdendo qualsiasi formattazione. Come si può notare, infatti, sono spariti i bordi, gli sfondi e anche gli allineamenti presenti nelle celle. Inoltre è scomparso il formato separatore delle migliaia, il formato contabilità ed anche il formato percentuale e, come si può notare, i valori presenti in questa colonna sono identici a quelli della colonna corrispondente, ma sono stati divisi per 100. Cliccando ora sul tasto CTRL qui in basso a destra e selezionando la seconda opzione di incolla valori, cioè formattazione valori e numeri, possiamo notare, allargando leggermente le colonne, che tutta la formattazione dei dati numerici è esatta, cioè sono rimasti invariati il formato separatore delle migliaia, il formato contabilità ed il formato percentuale, mentre la formattazione testuale, cioè l'insieme degli allineamenti dei bordi e degli sfondi, è andata persa. Selezioniamo ora il terzo pulsante Incolla valori e vediamo cosa ci offre.
Allargando leggermente le colonne possiamo notare che questo pulsante offre una copia identica della tabella di origine, però controllando la barra della formula notiamo che tutte le formule sono andate perse e compaiono solo i risultati delle formule, risultati che sono formattati. Vi faccio notare che questa opzione ci permette di copiare anche i messaggi di input e le note. Inoltre viene copiato anche il tema di origine, cioè se io incollassi questa tabella in un altro foglio di lavoro in cui è applicato un tema diverso, anche i colori ed i tipi di carattere di questo tema verrebbero copiati. L'opzione incolla valori si rivela molto utile quando si vogliono fissare i valori presenti in una tabella. Ad esempio, se io volessi fissare i valori presenti nella colonna quantità, che attualmente sono valori casuali tra 500 e 5000, non dovrei far altro che copiare questa colonna ed incollare solamente i valori. E siccome la tabella era già formattata in precedenza, otteniamo una coppia esatta dei valori iniziali, ma è una coppia fissa, cioè non è più presente la formula casuale tra. Voglio ora fare un'importante osservazione sull'opzione incolla valori. Quando in una cella viene inserita una data e vogliamo copiare tale data incollando solamente i valori, e per questa volta possiamo usare questo pulsante di scelta rapida, la formattazione numerica viene persa e dunque questa non sembra più una data, ma un semplice numero, e precisamente è il numero di giorni trascorsi dal 1 gennaio 1900 al 12 gennaio 2020. Poiché Excel utilizza come data iniziale per poter effettuare i calcoli il 1 gennaio 1900. Dunque, quando vogliamo copiare ed incollare una data, sono preferibili il secondo oppure il terzo pulsante perché, come si può notare dall'anteprima, la data rimane invariata. Descriviamo ora altre 4 opzioni molto utili per incollare i dati. Copiamo di nuovo i dati presenti nella nostra tabella ed incolliamoli utilizzando il primo pulsante di altre opzioni incolla. Questo è l'incolla formattazione e la sua funzione è identica a quella del pulsante copia formato presente nella scheda Home. Questo pulsante permette di copiare tutti i formati, dunque, oltre ai bordi, agli sfondi e agli allineamenti, permette di copiare anche i formati numerici. Inserendo infatti un numero in questa cella, otteniamo un formato con separatore delle migliaia a 0 cifre decimali. Inserendo un dato in questa colonna, otteniamo un formato contabilità ed inserendo un dato in questa colonna otterremo il formato percentuale, poiché questi sono i formati numerici corrispondenti a quelli della tabella di origine. Copiamo ora di nuovo la nostra tabella ed incolliamo i dati utilizzando il secondo pulsante di altre opzioni incolla, incolla collegamento. Come si può notare, è andata persa tutta la formattazione e comunque in ogni cella di questa nuova tabella è presente una formula, costituita da un semplice riferimento relativo che copia il valore corrispondente presente nella tabella di origine. Ad esempio, cliccando nella cella in cui c'è scritto quantità, troviamo il riferimento alla cella B3. Dunque questa cella sarà sempre identica alla cella B3 della tabella di origine. Cambiando il valore nella tabella di origine, cambierà immediatamente anche il valore corrispondente presente nella tabella copiata. Questa tabella dunque copierà sempre per filo e per segno i dati della tabella di origine. Se volessimo ottenere un clone esatto della nostra tabella di origine, potremmo agire in questo modo. Potremmo inizialmente selezionare e copiare il formato di tutte le colonne presenti nella nostra tabella e successivamente selezionare 7 colonne qualsiasi in modo da copiare il formato della tabella di origine. Copiare successivamente la tabella compreso il titolo, selezionare la nuova tabella ed utilizzare l'opzione incolla collegamento, magari eliminando le formule presenti qui appena sotto il titolo, poiché restituiscono uno 0. Ora le due tabelle sono identiche e modificando i valori della prima verranno modificati i corrispondenti valori anche nella seconda. Descriviamo ora le opzioni per incollare come immagine. Eliminiamo nuovamente le nostre colonne e copiamo nuovamente la nostra tabella. Excel, come abbiamo già visto nel video numero 32 di questa playlist, ci consente anche di copiare un'immagine della tabella.
Questa immagine può essere spostata all'interno del foglio di lavoro oppure formattata utilizzando appositi pulsanti presenti sulla ribbon selezionando il tab Formato immagine. Dunque possiamo applicare stili immagine predefiniti oppure utilizzare tutte le opzioni che Excel ci mette a disposizione per gestire le immagini, alcune delle quali sono già state trattate nel video 32 di questa playlist. Quella che vediamo a monitor però è un'immagine fissa, nel senso che se andiamo a cambiare i valori presenti in tabella, l'immagine non viene modificata di conseguenza. Per ottenere un'immagine dinamica, cioè un'immagine che si modifica quando viene modificata anche la tabella di origine, dobbiamo copiare la tabella ed incollarla come immagine collegata, utilizzando il quarto pulsante di altre opzioni incolla, il pulsante Immagine collegata. Ora questa immagine è realmente collegata alla tabella di origine e cambiando i valori presenti nella tabella di origine, l'immagine collegata cambierà di conseguenza. Siccome mi sono dilungato un po' troppo nella spiegazione, preferisco terminare qui il video, in modo da trattare più nel dettaglio le opzioni presenti nella wizard che si apre quando clicchiamo sul pulsante incolla speciale e in modo da aver tempo per potervi mostrare com'è possibile copiare in Excel ma anche in Word e in PowerPoint anche 24 elementi per volta. Infatti, noi siamo abituati semplicemente a copiare e successivamente a incollare immediatamente i dati copiati, ma vedremo che è possibile copiare contemporaneamente anche più intervalli e, una volta che i dati sono memorizzati, incollarli anche in ordine sparso. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial, come già vi ho anticipato, analizzeremo tutte le opzioni presenti nella wizard che si apre quando clicchiamo sul pulsante incolla speciale e vedremo come è possibile copiare e tenere in memoria molti dati per poi incollarli quando occorre. Vi aspetto! Ciao!